Riot è un gioco di strategia da 2 a 4 giocatori. Le fazioni in campo sono 4. La polizia e 3 gruppi di manifestanti, autonomi, anarchici e nazionalisti. Componenti. La plancia di gioco rappresenta una città divisa in 6 quartieri, delimitati dalle linee tratteggiate bianche e identificati da edifici dello stesso colore. Oltre agli edifici, in ogni quartiere sono presenti un punto d'ingresso delle unità e la strada. Al centro dei 6 quartieri c'è la centrale di polizia, delimitata dal tratteggio blu. All'interno di questa vi è l'infermeria, indicata dalla croce rossa. Ogni giocatore ha a disposizione una tabella riepilogativa, le carte e le unità della propria fazione. Ogni unità è contraddistinta da un costo, una forza ed un eventuale potere speciale. Come si vince? Ogni fazione ha un obiettivo proprio e indipendente. Autonomi e anarchici vincono la partita quando realizzano 7 punti quartiere. Un punto quartiere viene realizzato quando, all'inizio del proprio turno, il giocatore controlla, con le proprie unità, tutti gli edifici di uno stesso quartiere. In questo caso, ad esempio, gli anarchici realizzano un punto a inizio turno, poiché controllano tutti gli edifici verdi. Un giocatore può realizzare anche più punti all'inizio del proprio turno se controlla più quartieri. I punti quartiere vengono accumulati durante la partita e non possono essere mai persi. I nazionalisti vincono quando realizzano l'obiettivo segreto della carta scelta in maniera casuale a inizio partita e posizionata sulla loro tabella riepilogativa. La polizia vince quando viene girata l'ultima delle 10 carte opinione pubblica. Le carte opinione pubblica sono divise in 2 mazzi, si parte sempre dal primo mazzo. Si gira una sola carta ogni volta che la polizia è coinvolta in uno o più scontri corpo a corpo all'interno dello stesso turno di ogni giocatore, quindi per un massimo di 4 carte a giro. Se gli unici scontri avvenuti sono terminati in un pareggio o prima della fase di corpo a corpo, la carta opinione pubblica non può essere girata. Tutte le fazioni di manifestanti posizionano singolarmente 2 unità di base in 2 edifici di 2 quartieri differenti. In questo caso, ad esempio, iniziano gli anarchici, seguono i nazionalisti, infine chiudono gli autonomi. Ogni turno si divide in 5 fasi: conteggio dei punti quartieri e dei crediti, acquisto delle carte e delle unità, disposizione delle unità, movimento e uso delle carte, scontri. La polizia inizia sempre il primo turno. La polizia ottiene 3 crediti ogni turno, più un credito per ogni singola unità sulla plancia della fazione nemica che ne ha meno. In questo caso, ad esempio, avendo tutte le fazioni solo 2 unità sulla plancia, la polizia ottiene 5 crediti, cioè 3 di base più 2 per le unità nemiche in gioco. La polizia non dispone di carte e può quindi acquistare soltanto unità. In questa situazione la polizia acquista 3 unità di base ed una celere, per un costo totale di 5 crediti. La polizia dispone le unità acquistate all'interno della caserma. Quindi muove tutte le sue unità dalla caserma alle strade dei quartieri che preferisce, girando le pedine per ricordarsi quelle già mosse in quel turno. In questo caso, le unità della polizia non sono in grado di scontrarsi con nessun avversario, in quanto nessuna delle unità nemiche si trova in strada. La polizia passa allora il turno decidendo l'ordine di gioco degli avversari, in questo caso, ad esempio, anarchici, nazionalisti, autonomi. Non controllando completamente nessun quartiere, gli anarchici non realizzano nessun punto. Le fazioni dei manifestanti, a differenza della polizia, ottengono crediti in base al numero e al tipo di edifici che controllano. Una volta sommati tutti i valori indicati sopra i singoli edifici che si controllano, si ha il totale dei crediti ottenuti. In questo caso, ad esempio, gli anarchici controllano 2 edifici da 2 crediti l'uno, per un totale di 4 crediti. Gli anarchici decidono perciò di acquistare un'unità di costo 1, una di costo 2 ed una carta, che solo loro possono vedere, per un totale di 4 crediti. Le carte hanno un costo scalare all'interno dello stesso turno.
Questo vuol dire che la prima carta di ogni turno costa sempre un credito, la seconda sempre 2 crediti, la terza sempre 3 crediti e così via. Le carte si suddividono tra carte normali e carte blitz, identificate dal simbolo di un fulmine. Le carte blitz possono essere giocate soltanto durante gli scontri, mentre le carte normali possono essere giocate soltanto durante il proprio turno. Gli anarchici posizionano le unità appena acquistate nei punti di ingresso dei quartieri desiderati e muovono le unità nei quartieri corrispondenti ai punti di ingresso selezionati. Decidono così di attaccare l'unità di celere della polizia, che si trova nella strada del quartiere Viola. Possono farlo in quanto, a seguito del movimento appena effettuato, anche loro si trovano nella stessa posizione. La forza delle unità coinvolte in questo scontro è di 2-1 in favore della polizia. Gli anarchici, però, prima di arrivare alla fase di corpo a corpo, decidono di giocare una carta Blitz attacco a distanza +2 contro l'unità di celere. In questo modo, l'unità di celere subisce soltanto un danno, poiché, essendo dotata di scudo, riduce di 1 tutti i danni da attacchi a distanza. L'unità di celere è quindi considerata solo ferita, essendo la sua forza pari a 2, e viene quindi posizionata in infermeria. Le unità ferite torneranno disponibili senza danni al turno successivo. Con questa mossa, gli anarchici sono riusciti a liberare la strada del quartiere Viola senza far guadagnare un punto alla polizia, che non potrà girare una carta opinione pubblica alla fine del turno, in quanto lo scontro non ha previsto una fase di corpo a corpo. I nazionalisti non conteggiano i punti quartiere. Il loro obiettivo è infatti quello scelto casualmente a inizio partita e conosciuto solo da loro. Dagli edifici che controllano ottengono 3 crediti. Decidono quindi di acquistare un'unità di costo 1 e una di costo 2, per un totale di 3 crediti. I nazionalisti, in questo turno, decidono di non acquistare nessuna carta. Posizionano allora entrambe le unità acquistate in un unico punto di ingresso e le muovono nella strada del quartiere corrispondente al punto di ingresso selezionato. I nazionalisti attaccano l'unità degli anarchici che si trova nella strada del quartiere arancione, con entrambe le unità appena create. In questo caso, la polizia, presente nella stessa strada con un'unità, può decidere di frapporsi, sostituendosi agli anarchici per questo scontro. In tal caso i nazionalisti hanno la possibilità di rinunciare all'attacco, ma la polizia decide di non intervenire e i nazionalisti possono tranquillamente proseguire nel loro attacco ai danni degli anarchici. La forza delle unità coinvolte in questo scontro è di 3-2 in favore dei nazionalisti. Nessun giocatore utilizza carte, per cui lo scontro si risolve con la vittoria dei nazionalisti e l'eliminazione dell'unità degli anarchici dalla plancia di gioco. I nazionalisti subiscono invece 2 danni totali. I danni vengono calcolati a partire dall'unità con forza minore, che viene quindi eliminata dalla plancia, mentre l'ulteriore danno viene applicato all'altra unità, che subisce, essendo di forza 2, una ferita. L'unità ferita dei nazionalisti viene perciò posizionata nel punto di ingresso del quartiere corrispondente. Ricordiamo che le unità ferite torneranno disponibili senza danni al turno successivo. I nazionalisti passano il turno. Non controllando completamente nessun quartiere, gli autonomi non realizzano nessun punto. Dagli edifici che controllano ottengono 4 crediti. Gli autonomi decidono di acquistare 2 carte e una unità di costo 1, per un totale di 4 crediti, e posizionano l'unica unità acquistata nel punto di ingresso del quartiere azzurro. Gli autonomi muovono un'unità nella strada del quartiere corrispondente al punto di ingresso selezionato. Infine passano il turno. La polizia ottiene 3 crediti di base, più 3 per il numero di unità nemiche sulla plancia, per un totale di 6 crediti. La polizia acquista una camionetta al costo di 4 crediti e 2 unità da 1 credito. Dispone quindi le unità acquistate all'interno della caserma. L'unità di celere ferita torna in gioco e viene mossa dall'infermeria alla caserma. La polizia decide quindi di muovere un'unità di base nel quartiere Viola e una unità di base nel quartiere Azzurro.
Anche l'unità presente nel quartiere arancione viene spostata in quello azzurro. La camionetta entra invece nel quartiere rosa e, con l'ulteriore movimento dovuto al suo potere speciale, attacca, insieme alle due unità già presenti in strada, l'edificio degli autonomi. La forza delle unità coinvolte in questo scontro è di 4-1 in favore della polizia. L'edificio però garantisce agli autonomi un bonus di +1, portando a un risultato di 4-2, sempre in favore della polizia. Gli autonomi però, prima di arrivare alla fase di corpo a corpo, decidono di giocare 2 carte blitz attacco a distanza +1 contro le 2 unità di base della polizia, eliminandole e portando così il risultato dello scontro a un pareggio, ovvero 2-2. Ogni volta che si presenta un pareggio fra le fazioni coinvolte, lo scontro non ha luogo, di conseguenza non vi è alcuna influenza sull'opinione pubblica. A questo punto la polizia attacca nuovamente gli autonomi nel quartiere verde con le sue 2 unità di base. La forza delle unità coinvolte in questo scontro è di 2-1 in favore della polizia. L'unità degli autonomi viene eliminata dalla plancia e la polizia subisce un danno, perdendo un'unità di base. La polizia passa il turno e gira una carta opinione pubblica, subendone il relativo malus. In questo caso, ad esempio, sposta in infermeria una tua unità dalla strada. La polizia passa il turno decidendo l'ordine di gioco degli avversari. Questa volta decide per nazionalisti, autonomi, anarchici. Partita a 2 e 3 giocatori. Nella partita a 2 giocatori è consigliata la presenza di autonomi e polizia. Ricordate che nella partita 2 la polizia non prende crediti aggiuntivi, oltre a quelli delle pedine avversarie sulla plancia. La partita a 3 giocatori è consigliata fra autonomi, polizia e anarchici. La polizia prende 2 crediti aggiuntivi, oltre a quelli delle pedine avversarie sulla plancia. Altre regole. Segnaliamo ora alcune regole importanti da ricordare. Anzitutto, le carte blitz attacco a distanza non possono essere usate per sgomberare gli edifici. Viceversa, è possibile difendere un edificio con questo tipo di carte. Una o più unità possono attaccare a distanza utilizzando le carte blitz senza proseguire l'attacco, ma se lo fanno esauriscono le loro azioni per quel turno. Ogni singola carta blitz attacco a distanza può essere indirizzata solo su un'unità desiderata. I danni inflitti da queste carte sono cumulabili. Quando si attacca una fazione in una strada, si può decidere con quali e quante unità attaccare, ma si è obbligati ad attaccare tutte le unità nemiche presenti in quella strada. Una fazione in una specifica strada e o in un edificio specifico possono essere attaccati con le proprie unità per un massimo di 2 volte a turno. Se i manifestanti che attaccano un edificio vincono lo scontro, tutte le loro unità superstiti, comprese quelle ferite, entrano immediatamente nell'edificio. La polizia, al contrario, non può mai entrare negli edifici. Le unità appena create o ferite hanno l'obbligo di uscire dalla zona franca, ovvero il punto d'ingresso. Altra questione. Entrare in un proprio edificio già occupato è possibile, ma richiede sempre il permesso di tutte le fazioni presenti in quella strada. Viceversa, passare da un quartiere a un altro non necessita di alcun permesso. Ricordiamo che la caserma è accessibile soltanto alla polizia e così il suo attraversamento. I nazionalisti possono giocare la carta usa una unità di polizia soltanto durante il proprio turno. Ad esempio, in questo caso, un'unità di celere viene obbligata a compiere un movimento e a supportare un attacco nel quartiere limitrofo, subendo per prima i danni dello scontro. Ovviamente questo non influenza l'opinione pubblica. Unità speciali. Media attivista. Ogni scontro in cui è coinvolto il media attivista non ha valore per il punto opinione pubblica. Inoltre, se il media attivista viene attaccato ed eliminato, gli autonomi pescano immediatamente una carta gratis. Paramilitare. Il paramilitare, solo appena creato e solo nel caso in cui nessuna fazione nemica impedisca il suo movimento, può attaccare direttamente un edificio già occupato. Ad esempio, in questo caso, 2 paramilitari sgomberano un edificio autonomo, subendone i relativi danni. SWAT. L'unità SWAT funziona esattamente come il paramilitare.
Naturalmente però, trattandosi di unità di polizia, non può entrare negli edifici sgomberati. Black Bloc. L'unità Black Bloc degli anarchici vale 3 in strada, sia per forza che per resistenza, mentre vale 2 quando attacca un edificio o lo difende occupandolo. Ultimo ma non ultimo, la polizia non può mai attaccare quando si trova in minoranza.